Cari amici, oggi vi parlerò della più letale nebbia della storia. Siamo nel Regno Unito, è il 1952 e la seconda metà dell'autunno era stata particolarmente fredda nell'Inghilterra meridionale. Novembre e l'inizio di dicembre si erano contraddistinti con forti nevicate in tutte le regioni del sud. Per tenersi al caldo, gli inglesi utilizzavano i camini presenti nelle loro case, bruciando grandi quantità di carbone. Ogni casa aveva un camino e ogni camino emetteva grandi quantità di fumo. Se questo non era un problema nei piccoli paesi di campagna, lo era certamente a Londra, dove ogni giorno veniva immessa in atmosfera una quantità di fumi considerevole, pensando anche al fatto che Londra era una città industriale, che faceva largo uso del carbone anche nelle proprie industrie. Nei primi giorni di dicembre un anticiclone incombeva sulla regione. Questo sistema meteorologico ad alta pressione spingeva l'aria verso il basso, causando inversioni termiche nei pressi del suolo, agevolando la formazione di nebbie e trattenendo in basso i fumi del carbone, generando smog. La stessa parola smog fu inventata nel 1905 dal dottor Harold Antoine Devois per descrivere l'aria londinese, fondendo smoke, ossia fumo, e fog, che significa nebbia. Il 5 dicembre 1952 era una giornata grigia a Londra, ma gli abitanti erano abituati, il sole si vedeva raramente ed era abbastanza normale che in autunno inoltrato ci fosse nebbia in città. Andarono avanti con le loro faccende quotidiane, accorgendosi solo il giorno seguente dell'inconsueta densità dello smog. Questo spesso stratto di smog sulla città durò da venerdì 5 dicembre a martedì 9 dicembre 1952. Durante questo periodo, enormi quantità di impurità sono state rilasciate nell'atmosfera. Secondo il British Meteorological Office, la nebbia era spessa fino a 200 metri e per ognuno di questi nebbiosi giorni sono stati emessi i seguenti inquinanti: 1000 tonnellate di particelle di fumo, 2000 tonnellate di anidride carbonica, 140 tonnellate di acido cloridrico e 14 tonnellate di composti del fluoro. Inoltre, a questi letali composti vanno aggiunte 370 tonnellate di anidride solforosa, creata dalla combustione del carbone, rimasta intrappolata nell'atmosfera, che si mescolò con le particelle d'acqua della nebbia, diventando acido solforico, generando di fatto una nebbia acida. Il risultato fu la peggiore nebbia dovuta all'inquinamento nella storia della città. Il grande smog paralizzò Londra e tutti i trasporti. A causa della scarsa visibilità, in quei giorni ci furono molti incidenti stradali. I medici e i pompieri che dovevano soccorrere i feriti dovevano camminare davanti alle ambulanze e ai camion per evitare di fare a loro volta incidenti. Il traffico marittimo sul Tamigi fu interrotto e la maggior parte degli aerei diretti a Londra fu dirottata in altri aeroporti e quelli in partenza rimasero a terra. I bigliettai degli iconici autobus a 2 piani di Londra camminavano davanti al mezzo con una torcia in mano per guidare i conducenti lungo le strade della città, fino a quando non decisero di sospendere il servizio. L'unico servizio attivo era la metropolitana, che diventò sovraffollata con lunghissime code alle biglietterie. Gli automobilisti accendevano i fari anche di giorno e mettevano la testa fuori dai finestrini dell'auto per avanzare a passo d'uomo nella fitta coltre nebbiosa. Molti trovarono lo sforzo inutile e abbandonarono le loro auto lungo la strada. La visibilità era così ridotta in alcune parti di Londra che i pedoni non erano in grado di vedere i propri piedi, facendosi strada a tentoni nei quartieri della città e cercando di non scivolare sulla melma nera e grassa che ricopriva i marciapiedi. Quando i londinesi tornavano a casa, i loro volti e le loro narici, anneriti dall'aria, li facevano assomigliare a dei minatori. Le autorità consigliavano ai genitori di tenere i figli a casa da scuola, anche per paura che si perdessero nello smog.
Saccheggi, furti con scasso e furti di borse aumentarono, dal momento che i criminali potevano facilmente svanire nell'oscurità. Anche le partite di calcio del fine settimana furono cancellate. Lo smog filtrava anche all'interno degli edifici. Un corrispondente del Guardian scrisse che uno spesso strato di sporcizia oleosa copriva le superfici interne e oscurava gli schermi del cinema. Il grande smog del 1952 fu letale in particolare per gli anziani, i bambini piccoli e quelli con problemi respiratori. Fu solo quando i becchini iniziarono a esaurire le bare e i fioristi a rimanere senza mazzi di fiori che ci si rese conto dell'impatto mortale del grande smog. I rapporti iniziali stimavano circa 4.000 morti dovuti allo smog. Secondo i dati di una ricerca delle università Johns Hopkins e Carnegie Mellon, le ospedalizzazioni di quella settimana aumentarono del 48% in tutta Londra e quelle legate a problemi respiratori aumentarono del 163%. Sempre secondo la stessa ricerca, i morti legati alla permanenza del fumo tossico non furono 4.000, ma addirittura 12.000. Dopo giorni vissuti in un inferno sulfureo, il grande smog si è finalmente sollevato il 9 dicembre, quando un forte vento da ovest ha spazzato via la nube tossica da Londra verso il mare del nord. Dopo gli eventi del 1952, la gravità dell'inquinamento atmosferico di Londra divenne innegabile. Solamente 4 anni dopo, nel 1956, il governo britannico approvò il Clean Air Act come risposta diretta alla nebbia letale. L'atto stabiliva aree senza fumo in tutta la città e limitava la combustione del carbone nei focolari domestici e nelle fornaci industriali. Inoltre, ai proprietari di case venivano offerte sovvenzioni che avrebbero consentito loro di passare a fonti diverse di riscaldamento, come petrolio, gas naturale ed elettricità. Sebbene il cambiamento sia stato graduale e nel 1962 si sia verificata un'altra crisi di smog che ha ucciso circa 750 persone, il Clean Air Act è stato generalmente considerato un evento importante nella storia dell'ambientalismo e ha contribuito a migliorare la salute pubblica in Gran Bretagna. Niente su scala del grande smog del 1952 si è mai più verificato in Inghilterra. Questo tipo di smog è ormai un ricordo del passato, grazie in parte alla legislazione sull'inquinamento. L'introduzione del Clean Air Act, trattandosi di uno dei primi atti legislativi riguardanti il problema dell'inquinamento dell'aria, è ancora oggi considerata pietra miliare della storia del movimento ecologista nel Novecento.